Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video dedicato alle pizze napoletane ad alta idratazione. La premessa è che una vera pizza napoletana non può essere ad alta idratazione perché lo standard prevede un'idratazione fino al 62, poco più per cento, ma noi oggi faremo il 75% secondo la ricetta originale fatta dal maestro Stefano Ciccarelli, che ha parlato tra l'altro in questo canale a più riprese di questa sua ricetta. Dico sua perché l'ha pensata lui. 75% è un'alta idratazione che necessita alcune attenzioni. Innanzitutto attenzioni per quanto riguarda l'impasto, perché naturalmente l'alta idratazione non è semplicissima da impastare, ma un 75% si può fare agevolmente sia a mano che nella planetaria che anche nella spirale, soprattutto quella che ha più velocità. Per tutti questi tipi di impasto trovate ampi riferimenti e video all'interno di questo canale, per cui qualunque sia l'attrezzatura o anche nessuna attrezzatura di cui voi disponiate, trovate spiegazioni, comunque piccoli aiuti nei miei video. Detto questo, bisogna dire che un'altra cosa su cui si è dibattuto a lungo e si dibatte è come cuocere l'alta idratazione. Quella che io faccio è stile napoletano come cottura, di conseguenza io non faccio la cosiddetta contemporanea, io faccio più la napoletana tradizionale e anche se ad alta idratazione mantengo più o meno le stesse caratteristiche quanto alla stesura e poi alla cottura. E sì, perché io la cottura la faccio comunque ad alte temperature, quindi a 500 gradi, e che se ne dica che l'alta idratazione ha bisogno di cuocere a basse temperature, se no non cuoce, eccetera, eccetera. Beh, ancora una volta io non sono un tecnico, ma vi garantisco che le pizze cuociono benissimo e sono buonissime. Hanno quella friabilità caratteristica dell'alta idratazione e poi una cosa speciale. Insomma, siamo arrivati ormai alla stagione tiepido-calda, il caldo avanza e quindi tutti noi siamo un po' impegnati a contenere i cibi particolarmente pesanti e l'alta idratazione ci viene sicuramente in aiuto, in quanto a parità di peso dello stesso panetto, avendo molta più acqua all'interno, sicuramente ci aiuta anche dal punto di vista delle calorie. Naturalmente l'importante è non esagerare con i condimenti, altrimenti sarebbe inutile anche un 100% di idratazione. Per gestire questo impasto, di cui ora vi mostro i panetti all'interno dei loro contenitori tirati fuori ormai dal frigo da 3 ore e mezzo circa, io naturalmente ho bisogno di un po' di aiuti. Il primo aiuto è quello della pala barella. La pala barella, io uso la pala maiella, che ritengo essere la migliore che ci sia per materiali utilizzati, e poi per il fatto che è proprio certificata per i cibi, e poi perché l'ho provata a più riprese in questo canale facendo addirittura un test assurdo, cioè stendendo la pizza come si fa nelle palabarella direttamente sopra il tessuto e lasciandocela sopra per più di 5 minuti con i condimenti senza avere poi problemi nella fase dell'inserimento all'interno del forno. La palabarella è un grande aiuto con l'alta idratazione perché ci consente di stendere in serenità, di condire direttamente sopra e poi una volta che noi infiliamo la pizza dentro il forno, essa terrà la forma che noi gli abbiamo dato, mentre invece con le pale ordinarie è facilissimo che la pizza si trasformi in forme le più stravaganti possibile. Dopodiché mi aiuterò anche, per non appesantire le pizze, con la passata che in questo periodo è la mia preferita, una passata fine Mutti, veramente incredibile perché innanzitutto ha quella densità che a noi può piacere per le nostre pizze, ma soprattutto non fa acqua e con l'idratazione questa cosa qui ci aiuta tantissimo. Detto questo, ci spostiamo nel tavolo da lavoro per preparare la stesura, i condimenti e poi la cottura nel mio mitico Garatron. Come prima cosa immergiamo il panetto nella farina, poi lo sistemiamo sulla spianatoia e sia pure in versione accelerata, comunque vi mostro la stesura. Il panetto è morbidissimo, il 75% si presta veramente a essere lavorato bene. Adesso spostiamo il disco di pasta sulla palabarella, lo allarghiamo quanto ci pare ci piace e iniziamo a inserire i condimenti.
Non c'è fretta perché tanto non succede niente, alla pala barella non si attacca nulla, possiamo stare tutto il tempo che ci occorre. Con tutta calma, in questo caso è una prosciutto e funghi, completiamo aggiungendo la mozzarella, mettiamo i funghi e siamo pronti ad andare in forno. Apriamo il garatron, infiliamo la pala barella e, come potete vedere, con un gesto facilissimo sfiliamo e la pizza rimane ben piazzata e di forma tonda. Anche la cottura è accelerata, tutto si svolge in pochissimo più di un minuto. Estraiamo la pizza, eccola qui, molto bella, la potete vedere, ben cotta sotto. E adesso sentiamo il crunch. Passiamo adesso alla seconda pizza, la procedura è la stessa. Allarghiamo il disco di pasta, anche in questo caso si stende veramente in maniera facilissima. Spostiamo sulla pala barella, procediamo ad allargare quanto vogliamo noi e subito dopo iniziamo a mettere i condimenti. Questa è una pizza margherita, quindi formaggio grattugiato, ora mozzarella a fior di latte e siamo pronti ad andare in forno. Apriamo nuovamente il garatron, infiliamo la pala barella fino in fondo, estraiamo la base e la pizza va a depositarsi agevolmente al centro del forno. Facciamo la girata. In poco più di un minuto è pronta la nostra pizza. Ve la mostro e la portiamo sul piatto. Eccola qui, vediamo anche il fondo che è molto ben cotto e ora sentiamo insieme il crunch. Amici, abbiamo visto la cottura di ben 2 pizze, anche la stesura, il condimento naturalmente, e non voglio chiudere il video senza farvi vedere un errore anche abbastanza grossolano. Nell'infornata che vi mostrerò ora, io pago il pegno di aver sistemato male la pizza rispetto alla sua grandezza e rispetto alla profondità del forno. Come vedrete, quando vado a tirare fuori la pala barella, un pezzo di pizza sta fuori proprio dal biscotto del forno. Niente di irrecuperabile, è sufficiente fare la classica girata dopo un poco e la pizza si recupera, però ci tenevo a dirvi che bisogna stare un attimo attenti a queste piccole cose. Andiamo avanti adesso con la stesura, il condimento e proprio l'infornata e la cottura di questa terza pizza. Ed eccoci qui a stendere la pizza che ho infornato in maniera errata. La stesura è sempre la stessa, semplicissima. L'alta idratazione ci aiuta, mettiamo il disco di pasta e qua vedete già l'errore. L'ho disposto troppo attaccato al manico, mentre in punta avevo parecchio più spazio. Comunque mettiamo i condimenti, la pizza è una pesto pomodorini e fior di latte. Quindi sistemiamo un po' tutto e poi vedremo in fase di infornata proprio l'errore, ma già da lì si vede. Apriamo il forno, infilo fino in fondo la pala barella, ma al momento di tirare fuori la pala, ecco qua, zacchete, un pezzo del bordo, come vedete, sporge rispetto al biscotto. Lo recuperiamo comunque
perché, come vi ho anticipato, è sufficiente aspettare un po' e poi fare la girata con attenzione per non rompere il fondo della pizza. Ecco qui, recuperata, non c'è stato da disperarsi. Adesso facciamo completare la cottura, in questo caso ugualmente poco più di 1 minuto, ed eccola qui, una gran bella pizza che tra l'altro era anche buonissima. La vediamo insieme, verifichiamo anche il fondo e poi sentiamo il crunch. Bene cari amici, abbiamo visto insieme la cottura delle pizze e come vedete sono venute fuori delle belle pizze, soprattutto sono venute croccanti anche nel bordo, vi ho fatto sentire il rumore, quindi una bella fragranza, ben cotti sotto, eppure una classica napoletana almeno nello stile, quindi anche morbida. Vi devo dire che questa pizza io ve la raccomando col cuore, cimentatevi perché è una pizza molto leggera e piacevole da gustare, anche rispetto alla tradizionale pizza napoletana verace, ed è anche sufficientemente facile da eseguire seguendo le facili indicazioni. Ora io naturalmente gusterò un pezzo di pizza perché insomma vi voglio anche far vedere come si presenta proprio da classica napoletana, si piega, eppure come potete vedere la pizza è ben cotta. Allora un assaggio davanti nella punta. È sicuramente una gran delizia e un assaggio anche dal bordo. Che dire, davvero buonissima. Quindi si testimonia che tranquillamente ad altissima temperatura si può cuocere l'alta idratazione senza nessun problema perché tutto è meno che non cotta. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video, se non siete iscritti approfittatene, iscrivetevi e se il video vi è piaciuto approfittatene per condividerlo con altri amici appassionati e magari per lasciare un like qui e io vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.